Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Ad oggi vediamo il comando for di Python e vediamo essenzialmente tre esempi dove io ho cercato di riepilogare tutti gli argomenti visti finora. Il primo esempio è visualizzo i primi 20 numeri, il secondo estrapolo i numeri pari e dispari dei primi 20 numeri e il terzo utilizziamo anche un input con il nostro for. Prima di iniziare vi ricordo dove scaricare il materiale, che è pilloletecnologia.info/python, dove c'è ovviamente tutto il corso completo. Abbiamo fatto il primo codice Python, le variabili, l'input, l'if, l'else, il while e adesso facciamo il for. E poi vi chiedo anche di iscrivervi al mio canale YouTube, dove potete trovare tutti i video del corso, non solo di Python ma anche di Arduino, elettronica, reti internet e tanto altro. Poiché le notifiche che mi arrivano da YouTube mi dicono che la maggior parte di voi che vedete questi video non sono iscritti al canale, per questo vi chiedo se gentilmente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere avvisati della pubblicazione dei prossimi video. Iniziamo subito. Esempio 1. Visualizzo i primi 20 numeri. Innanzitutto, nella puntata precedente dove abbiamo visto il while. Che cos'è il while? Il while è un ciclo che si ripete fino a quando non si verifica una certa diciamo, condizione, no? Mentre il for invece no, il for dice io voglio visualizzare i primi 20 numeri, quindi il for mi fa visualizzare, mi esegue tutto quello che io gli dico. Vediamo come è fatta la struttura del for. I primi 20 numeri, quindi inizio a dichiarare una variabile che la chiamo n, poi vediamo la struttura del for, è for i in cosa range 1, n più 1. Poi vi dico che cosa significa. Questo cosa significa? For i quindi a partire dalla variabile i in quale range? Da 1 fino a n più 1. E qua ho sbagliato perché se ho messo la n maiuscola devo mettere anche qui la n maiuscola. E quindi in tutta questa cosa che cosa mi deve fare? Semplicemente mettendo bene anche l'indentazione, vi ricordo l'indentazione è fondamentale in Python, e scrivo valore i uguale e scrivo i uguale a virgola i, no? I uguale a i, n uguale a i, facciamo le cose un po' più semplici. Vediamo se non abbiamo fatto errori. Abbiamo fatto subito un errore perché dopo il for, per chi mi conosce ormai lo sa che facendolo tutto in diretta o mi dimentico dei punti, o mi dimentico virgolette e così via. Vediamo se è vero. N uguale 1, n uguale 2, n uguale 20. Molto molto bene. Questo lo cancello, altrimenti non riesco a vederlo da sotto. Estrapolo numeri pari, numeri dispari dei primi 20 numeri. Allora, mettiamo p uguale 20, mettiamo la stessa struttura del for che abbiamo fatto prima, quindi for p in range, partiamo da 1 fino ad arrivare ovviamente a p più 1. Perché non avevo detto nel primo esempio, ve lo dico adesso, perché il p più 1 e non p?
perché il for ovviamente arriva sempre a contare a un numero precedente a quello indicato, quindi col p più 1 significa che arriva fino ovviamente al 20. Adesso dobbiamo ritornare al nostro vecchio if else elif e dobbiamo distinguere i numeri pari e i numeri dispari, quindi mettiamo che se p percentuale 2 uguale a 0, questo ve l'ho fatto vedere anche la volta scorsa, significa se la divisione per 2 uguale a 0, quindi significa che è un numero pari, quindi scriviamo il numero virgola p virgola è un numero pari virgola, altrimenti se, quindi facciamo elif p diverso percentuale 2 diverso da 0, il diverso vi ricordo che è formato dal punto esclamativo uguale, due punti, e mettiamo il numero p, facciamo un copia e incolla, è un numero dispari. Vediamo se non abbiamo fatto errori. Anche qui ho dimenticato qualcosa, esattamente i due punti ormai me li dimentico sempre, il bello della diretta. Ho fatto di nuovo un altro errore, vedete quanti errori faccio in diretta, e questo ogni tanto sono contento di fare errori, così anche da un punto di vista didattico forse capite meglio diciamo il concetto, diciamo, dei comandi, perché mi dava errore perché qui ho messo la P maiuscola e qui ho messo la P minuscola. Come vi dicevo nei precedenti video, Python, come tutti i linguaggi di programmazione, è letale da questo punto di vista. La P maiuscola è molto diversa dalla P minuscola. Il numero 1 è un numero dispari, il 2 è il pari, fino ad arrivare al numero 20 è un numero pari, quindi funziona perfettamente. Esempio 3, utilizziamo l'input, quindi iniziamo a mettere prima un primo input dove imposto una variabile intera. Input, che cosa iscriviamo? Iscriviamo quanti numeri vuoi visualizzare, poi mettiamo, ecco qua mi ha messo di nuovo un altro errore, poi mettiamo una A, poi mettiamo un altro int, un altro input, e qua scriviamo inserisci il valore da cui vuoi partire. Ok, e qua gli mettiamo di nuovo un grande for i, il range in cosa, ovviamente A, dove si parte, da cui vuoi partire, fino a cosa? Fino ad A più il numero di valori che vogliamo mettere noi, e poi basterebbe solo un print i. Vediamo se adesso non abbiamo fatto errori, ma qualche errore sicuramente c'è. Quanti numeri vuoi visualizzare? Voglio visualizzare 12 numeri. Inserisci il cui valore vuoi partire e metto 10 e mi segna ovviamente da 10 a 21, mi segna esattamente 12 numeri. Quindi questo è sono tre esempi molto semplici di vedere didatticamente come funziona il comando for. Vi ripeto che nel sito web pilotecnologia.it/python ci sono anche gli esercizi, quindi vi consiglio di andarli a vedere.
E un'altra cosa vi devo dire, ma voi avete già visto sicuramente, ho messo una serie di esercizi dei primi 5 capitoli, quindi le variabili input, if, else, if e il while. Fatele che sono molto interessanti sicuramente da un punto di vista didattico. Grazie per avermi seguito e arrivederci al prossimo video.